Where are we now? We are now in Canyon Platier. Canyon Platier. Canyon Platier. The river is Moracha. Il posto in cui mi trovo ora è davvero una rarità in Europa, dove sono rimaste soltanto pochissime foreste primarie, e questa, il Biogradska Gora, è una di quelle. È una delle ultime foreste vergini d'Europa, nel cuore del Montenegro. Per arrivarci, dalla capitale si percorre la vertiginosa gola del Moracha. In una piazzola incontro Vuk. What's your name? My name is Vuk. And where do you live? I live in Podgorica, but I'm from a village named Rovce. And do you come here every day on Yes. in the canyon? Yeah, every day I'm here. Yeah. Vuk è qui ogni giorno per vendere ai passanti miele e distillati. Rakia. Rakia. Rakia, yeah. Brandy on English, on our language is rakia, yeah. I have homemade this. Show me. You can see on the picture which kind of fruit made it brandy. It's from Sliva, Dunya. This is your job. Not all year, but only in season. Only during summer. Yeah, summer, yeah. There are many tourists. Yeah, the tourists stay here a lot, yeah. They stop by, take picture. Yeah, take picture of a river. It's most a beautiful place on canyon. This place to see a river. La strada sega in due il canyon. Su un'ansa del fiume azzurro sorge uno dei monasteri più antichi del paese. Ha lo stesso nome del fiume, Moracha, ed è stato fondato nel 200. I suoi giardini sono da secoli custoditi dai monaci che, come gioiellieri meticolosi, li impreziosiscono e li fanno risplendere. Risalite le alture verticali, si delineano i monti della foresta in cui dormirò questa notte, da solo, in una tenda, nel bosco del Biogradska Gora. La sopravvivenza di questo parco la si deve al principe Nicola del Montenegro, che lo visitò nel 1878 dopo la liberazione dagli ottomani, e ne fu talmente colpito, talmente affascinato da decidere di porlo sotto la tutela dello Stato, dando così vita al primo parco protetto al mondo. Mi incammino per uno dei tanti sentieri escursionistici che partono dal lago glaciale. Questa non è una foresta qualunque, ma una foresta primaria. Le foreste primarie sono quelle dove da sempre l'attività umana non ha lasciato traccia e quindi i processi naturali continuano a svolgersi da millenni allo stesso ritmo. Il ruolo di queste aree boschive per il pianeta è essenziale per la conservazione della biodiversità, perché catturano anidride carbonica e perché sprigionano sorgenti di acqua purissima. Nel mondo le foreste primarie si trovano più che altro in Brasile, Canada e Russia. In Italia sono pochissime. In Europa rappresentano solo il 2% di tutte le foreste. Si tratta di ecosistemi unici, misteriosi persino per i ricercatori, spazi incontaminati da proteggere, e solo conoscendoli lo si può fare a dovere. Quello che mi colpisce delle foreste primarie, come ad esempio mi era capitato nella foresta umbra, nel Gargano, vi ricordate, è il loro senso di monumentalità, di antico. Come se questi alberi secolari avessero storie da raccontare anche quando sono dei cadaveri di alberi riversi a terra, perché anche in quel momento sono indispensabili al ciclo naturale, perché fungono da nutrimento per insetti, per animali, e quindi rientrano a far parte di quel ciclo naturale che da millenni in questa foresta va avanti incontrastato. Guardate, ad esempio, qua c'è uno di loro.
il lago di Biograd è il punto di attrazione del parco ed è uno dei 5 laghi glaciali presenti. I laghi glaciali sono dei laghi di alta quota, qui mi trovo a 1000 metri sul livello del mare, che hanno preso il posto di ghiacciai che si sono ritirati lasciando spazio a questi specchi di acqua cristallina alimentati da ruscelletti. E a quest'ora al tramonto ci sono tantissimi pesci che saltellano fuori dall'acqua creando una sinfonia in mezzo al fruscio delle chiome degli alberi. E prima che faccia del tutto buio, mi scelgo il tappeto di foglie più tenero e in piano dove montare la tenda. Nel parco di Biogradska Gora è anche possibile campeggiare ed è quello che farò questa notte con la mia tenda qua in mezzo alla foresta millenaria. Buonanotte. Dopo gli ultimi episodi di Sole e Montagne, nel prossimo tornerò sulla costa adriatica tra scenari inediti e laghi silenti. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.